Non sai un cazzo di inglese? Fai schifo pure in italiano? Nessun problema! Mescola un po' le tue abilità linguistiche e teletrasportati in questa nazione, nella quale ti sentirai a casa. Signori, buongiorno o buonasera in base a quando starete guardando questo video. Anzi, hola e benvenuti in Spagna! Ebbene sì, sono tornato nella nostra cara e moderna Europa, precisamente in Spagna, per portarvi alcune delle più grandi città di questa splendida nazione. Nel video di oggi saremo nella capitale, Madrid. Sono partito con bassissime aspettative, dato le mie ultime esperienze nelle capitali europee, ma alla fine ne sono uscito con tutt'altro pensiero. Mettetevi comodi e godetevi il primo di questa piccola serie di video alla scoperta di questo bellissimo paese. Buona visione. Sono appena arrivato a Madrid e non ho mai trovato un aeroporto più casinaro di questo. Non c'è una mezza freccia dove c'è scritto salita, che vuol dire uscita. Mamma mia, gigante, ma mettete una cazzo di freccia. Comunque, contro ogni aspettativa, fa caldissimo. Io ho un caldo assurdo, sono vestito super a strati perché quando si va via con lo zaino e così. Qui la metro è super incasinatissima, ce ne sono tantissime, è un intreccio assurdo, ma è super efficiente ed economica. Appena arrivate in aeroporto vi fate la tessera che costa 2,50 € e la caricate con 10 biglietti a 6,10 €, totale 8,60 €, direi super economico. Ma buongiorno Madrid, che bel benvenuto che mi dai. Se andasse, eccola qua. Non bevevo tipo da 6 ore, finalmente ci stava. Adesso siamo in alta stagione, questo è il periodo in cui Madrid è più turistica, infatti si dice, e vedremo, che con le luci di Natale di sera rende molto di più rispetto al giorno. Mi sembra una città molto reale, molto elegante, molto di classe, cosa che non c'entra assolutamente nulla con la mia persona, però la so apprezzare. Ma sapete che cos'è quel punto che abbiamo appena superato lì in mezzo, quella specie di bussola con scritto chilometro zero? Quello è esattamente il punto centrale di tutta la penisola iberica, che comprende Spagna, Portogallo e Gibilterra. Mamma mia, c'è il disastro di gente. Ho appena pestato i piedi a due signore mentre riprendevo il monumento che è il simbolo di Madrid, che è questo orsetto con l'albero, perché l'albero rappresenta la fertilità, mentre l'orso rappresenta l'aristocrazia dei cittadini, che si trova nella piazza principale, Piazza del Sol o Puerta del Sol, detto semplicemente Sol, dove c'è il coso che abbiamo visto per terra prima. E perché Sol si chiama? Perché d'estate questo è il punto più caldo di tutta quanta la città. Qui c'è un sole clamoroso e l'ombra qui non esiste. Sentite il più più. È un uccellino per i ciechi. I ciechi si orientano col semaforo con questo più. Una cosa tipica di questa città è che qui ogni quartiere ha il suo mercato tipico. Questo è uno tra i più belli di tutti e anche il più caro e anche il più turistico. C'è un casino assurdo, ma c'è un profumo e una bellezza di cose da vedere e anche da mangiare. Massimo Poiretti. Banchetti di ostriche, ditemi dove ne avete visti altri. Roba strada ricchi qua. Pare di essere a Fiera del Folpo a 90. Ragazzi, guardate che assurdità qua. Questo è una cosa tipica, rustica, diciamo, spagnola. Il panino con la frittura di calamari. Solo a Madrid c'è, mi dicono, e vediamo se riusciamo a trovarlo. 4,50 €, 4 €, massimo 5 €, perché sono stracurioso di provarlo. Dopo il panino con la ringa dell'Olanda, di Amsterdam, voglio provare questo. È qui proprio nel contorno di Plaza Mayor, fanno tutti sta roba qua, sono tutti concorrenti. Questa in Italia sarebbe una bestemmia, ma sti cazzi, io provo il local tipico. Cotta, secco, ma buono. Però comunque ti riempie sta roba, mi vizia. È pieno di cibi spettacolari la Spagna, e siamo a Madrid e vedremo altre 3 città in altri video. Allora, seconda ondata di cibo. Siamo a questo posto che si chiama Il Tigre, nel quartiere LGBTQ+. Devo parlare piano perché questo era un quartiere che una volta era dedicato principalmente a quella comunità, ma adesso loro non vogliono più che la si chiami così. E allora qui con 4,50 € ti danno la tua birretta, che ci sta, non so da quanto sia, 33, mezzo litro di sicuro no. E poi ti fanno dei piatti di roba da mangiare, di quello che vogliono loro. Decidono loro cosa farti da mangiare. È strabbondante come roba. 4,50 € ci sta. Cioè, questo è quello che ci dividiamo io e Luca questa sera. Andiamo di crocche spagnole con salsa non so cosa. Buonissima. Non so come definirla. Prosciutto e formaggio. La salsa qua è la salsa brava. E questa si chiama patata brava perché è insieme alla salsa brava. Questa salsa è clamorosa poi. Buonissima anche le patate. Questo è l'accon, che è un prosciutto tipico del nord della Spagna con una specie di paprika sopra. Prosciutto crudo, formaggio e un tortino di patate.
Strano questo racon, però è buono. Beh, che dire, tenetevi i vostri ristorantini di lusso, io amo queste cose. Fa bene al portafoglio, fa bene all'experience, fa bene a tutto, alla mentalità. Ho appena raccattato l'ombrello di uno che l'aveva appena buttato in un cassonetto. Sono completamente sbrombo, noi ci vediamo domani. The following day. Signori, buenos dias da quel di Madrid, giornata ventosa, fredda, ma dovrebbe aprirsi nel pomeriggio. Oggi che è il primo giorno a Madrid dei 3, anzi 2,5 giro della City. Prima sono venuto qui al Dia, si chiama sul supermercato, a fare colazione. Ho preso 2 brioche, 2 banane, 1,49 €. Non costa veramente nulla, è una città molto molto economica, molto più economica rispetto all'Italia. Sembra di essere in una non capitale italiana. In questo viaggio sarà curioso di vedere la Spagna, perché io sono venuto qui nel 2017 ad Alicante e Valencia. Era una vacanza estiva con 5 miei amici, di cui uno che mi ospita qua, ringrazio ancora tantissimo Luca. Ieri sera questa città mi ha trasmesso qualcosa di veramente bello e sono curiosissimo di scoprirla. Oltretutto è una città molto molto pulita, vedo sempre gente che cura le strade, tira su le foglie, non ho visto nessuna immondizia per terra, ci sono un sacco di cestini fatti tutti quanti in modo moderno, ci sono fontanelle con l'acqua che non c'entra con la pulizia, ma comunque è una cosa molto efficiente e un punto positivo di questa città. Diciamo che arrivando dal mondo arabo è un bel colpo questo, positivo però. Una delle primissime cose, ma anche una tra le più famose, che se scrivete Madrid su internet vengono fuori due cose, una che è la Gran Via che andiamo dopo e questo che è il Palazzo dei Cibeles. Adesso è un museo, infatti c'è una super coda lì per entrare, ma sappiamo già cosa mi interessa a me dei musei. Mamma mia, che bella la porta di Alcalá con l'impalcatura, con le ristrutturazioni. Eh sì, e questa porta ti dà il benvenuto al Parc de El Retiro, uno dei diversi parchi di Madrid. Questo è il più grande di tutti, che dentro c'ha un laghetto o stagno, vabbè, chiamatelo come volete, dato che prima abbiamo visto anche una rana gigante. Quindi è molto importante che in una città grande come questa ci siano degli spazi verdi, e comunque non è l'unico parco questo. Pare che roba, pare di essere in una foresta, altro che. Comunque è strapieno di classi, di scuola, è pieno di scolaresche dappertutto ed è pienissimo anche di musei, che sapete già quanto me ne frega dei musei. Questo comunque è il Museo del Prado, il più importante e conosciuto di tutta quanta Madrid. Il problema è che tutti sti bocchia qua con le scuole sono sempre in mezzo ai coglioni quando devo fare una foto o un video. Dai, andate a lavorare. Non è vero, scherzo, studiate, perché nella vita è importante godersi la vita e lavorare il meno possibile. Ma quanti cazzo di bambini ci sono? Madrid comunque, come praticamente credo tutte le città della Spagna, anche questa è un po' montuosa, proprio perché tutto il terreno spagnolo è su, giù, su, giù, colline, pianure, montagne, pianure, colline, pianure, montagne, mare. È bellissimo vedere tutti questi edifici bianchi, puliti, tenuti molto bene, ma finora confermo quello che ho detto ieri sera, nonostante non avevo ancora visto Madrid di giorno. Per me personalmente finora è molto meglio di sera. Ara Franco. È piena questa città di tutti questi pupazzi, mascotti giganti, che dentro comunque sono persone, non è che si muovono da soli. Una delle cose più belle di Madrid. Diego, città comunque questa molto reale. Ma perché reale? E perché Real Madrid? Perché qui non è una repubblica, ma c'è una monarchia, e nella monarchia c'è il re. Guarda che roba là in alto, cioè anche quel particolare là fa intendere che questa è una monarchia. Guarda, è una corona quella. La via principale, che è quella che stiamo percorrendo adesso, è quella che vedete su qualsiasi immagine scrivendo su Google Madrid, si chiama Gran Via. Qua ci sono praticamente negozi di qualsiasi cosa. Ara Rolex, cioè questa è la facciata più bella della Gran Via di tutta Madrid. No, guarda che qua è tutto quanto in ristrutturazione, questo in ristrutturazione sarebbe questo. Questa è tutta la Gran Via, guarda qua. Gran Via? Ma va a cagare, va. Ma perché c'è tutta sta gente qua? C'è una fila che fa là in fondo, poi si blocca, ricomincia di qua e finisce, andiamo a vedere, non ho idea dove. Lotteria, ludopatici, ma che cazzo, ma... Oltretutto, allora proverò a dirlo con termini decenti, normali, giusti. Allora, Madrid è una città riconosciuta in tutto quanto il mondo perché è pieno della comunità LGBTQ+, insomma, come quella del quartiere che vi ho detto ieri sera, perché proprio in questa città qua le persone di quella comunità vengono perché sanno di essere accettati da chiunque e la città è strapiena. Mi è capitato prima che ero nella Gran Via, c'era una ragazza davanti a me, ci stavamo per incrociare, aveva le cuffiette, ci incrociamo, sento che sta parlando al telefono e vabbè, era un uomo. Se avete paura di queste cose non andate in club, non andate in discoteche, perché vi potrete trovare la sorpresina, lasciate stare. C'è
avevo imbroccato ieri sera e non avendola ancora vista, Plaza Mayor è Mayor meglio de Noce. Ha i tuk tuk decisamente più evoluti però rispetto a quelli dell'Egitto. Guarda che bella, so la cattedrale di Madrid, bianchissima, super bianca, bella, pieno di barboni per le strade che dormono, cioè poveretti. Questa è una casa molto tipica della Spagna, il ventaglio, e come vedete ci sono le donne che ballano con questo particolare vestito. Il ballo si tratta del flamenco, tipico spagnolo, non so se è argentino, per di là potrei aver detto una cagata, ma non è tipico in Spagna di Madrid, ma è tipico di Siviglia, che sarà una prossima tappa. Bene, direi che è ora di mangiare. Cosa mangiamo oggi? Allora, siamo in Spagna, quindi tapas sarebbero praticamente dei cicchetti ma in piattino e roba tipica spagnola. E adesso andiamo in un posto dove sono molto economici e mi hanno detto anche che sono molto buoni. Vediamo, c'è la birra a €1. Boh, proviamo. Il posto si chiama La Paradita Bar Tapas e dalle 11 a mezzanotte i drink sono 2 per 1. Allora ho preso 4 tapas un po' miste. Beh dai, diciamo che per €7 è onestissima sta cosa qua. Si vedrebbe un coltello perché si distrugge tutto qua, ma sentiamo sta patata. Piccante, ma buonissima la salsa, è stranissima, strabuona. Tocca alla paella, che è tipica valenziana. Io l'ho già mangiata a Valencia, ma tastiamola qua, cioè es de boio, fuma. Croccante, come mai? Vabbè, ci sta. Comunque una curiosità sulla paella, la ricetta natale non è con il pesce, è col coniglio e una verdura. Ma perché con il pesce adesso? Che il coniglio non lo vuole nessuno perché costava massa, quindi l'hanno trasformata col pesce. Guarda che robe che mi tocca fare, che non che sei cortei qua. È una polpetta schiacciata con i gamberi. Attenzione, tocca a lui che non so che cazzo sia. Luca mi ha detto provalo, poi dimmi che cos'è, perché lui lo sa, vuole farmi uno scherzo. Boh, non è male. Non capisco cosa sia però. Pesce non è. È leggermente piccante, non è male. Ma volete sapere alla fine che cos'era quella roba che ho mangiato che sembrava ragù? Allora, dopo aver assaggiata ci ho riflettuto, ho detto ragù verso qualche animale strano tipo cinghiale, roba varia. No, ho chiesto e è sangue fritto, penso di mucca. Se tornassi indietro sapendo che cos'è non lo ordinerei. Però è buonissimo, provate, e morciglia si chiama. Provatelo perché è strabuono, è una hit, bisogna provare queste cose qua, se no che cazzo vivete a fare se fate le solite robe dalla mattina alla sera finché non morite. Ah sì, iscrivetevi. Una particolarità della Spagna è che per legge deve esserci una piazza di Spagna per ogni grande città. Come in Italia, in ogni città, anzi in ogni piccolo paesino deve esserci una via Roma. Comunque, se io parlo inglese, la maggior parte non capiscono perché qui, data proprio la guerra che c'è stata, che l'Inghilterra ha rubato un sacco di territori anche in America agli spagnoli che avevano conquistato. Qui, da quanto ho capito, in tantissime scuole non si insegna inglese. Ok, posso capirlo dal punto di vista storico, ma è abbastanza grave nel 2023 questa cosa. Alla fine comunque uno prima mi fa parla italiano che se meglio, megadito. Volete sapere una curiosità? Una volta, ma tanto una volta, la Spagna aveva il fuso orario con un'ora indietro rispetto alla nostra, ovvero come a Londra. Ma cosa è successo? Durante la seconda guerra mondiale il re di Spagna, per piacere ed essere alleato di Hitler e di Mussolini, ha messo lo stesso fuso orario della Germania e dell'Italia, quindi è sempre rimasto quello. E adesso la cosa strana è che fai mezz'ora di aereo per andare in Portogallo e lì cambia un'ora, mentre fai 2 ore e mezza per andare in Italia non cambia nessuna ora. Ora nella nulla faccenza, aspettando il tramonto, entreremo qua. Il centro commerciale più grande di tutta quanta Madrid è il Corte Inglés, si chiama, che ha un sacco di piani. Sotto c'è il supermercato, ci sono anche i bagni che ho bisogno, e sotto si entra nella metro, quindi una hit. È tipo la Rinascente con tutti quanti i piani, con negozi da soldi. Non faccio vedere niente, non è nulla di che, cioè non compro un cazzo. Bello, tipo al 100° piano, che penso sia l'8º, il 9º, c'è il ristorantone, sono andato in bagno gratis e vista gratis. Saranno le mie gambe che vanno abbastanza bene e vado spedito, però comunque 3/4 di giornata, in mezza giornata un po' abbondante ve la fate comunque a Madrid, e potete vedervi altri paesini che ci sono qua vicino, come ad esempio Segovia, che è un paesino dove c'è il castello, e Toledo. E infatti questa è una delle porte d'entrata dell'antica e dell'attuale Madrid, che si chiama Porta di Toledo. Si dice che attraversando la Porta di Toledo subisci un particolare incantesimo che ti teletrasporta direttamente a Toledo. Guarda che roba, pare di essere in Egitto. E qui
questo che cos'è? Questo è il tempio di Debod, che si trova sulla collinetta dove vedremo il tramonto tra pochissimo, che è un tempio che è stato prelevato da Aswan in Egitto. Vi lascio qui il cliccamento per andare a vedere il video di Aswan, spettacolare, ed è stato portato proprio qua come regalo da parte degli egiziani agli spagnoli, proprio come ricompensa per l'aiuto spagnolo in risposta all'appello internazionale dell'UNESCO per salvare i tempi della Nubia, proprio perché questi tempi erano in pericolo, compreso quello di Abu Simbel, grazie alla costruzione della grandissima diga di Aswan, una delle più grandi del mondo che abbiamo visto. Signori, buongiorno da questa Madrid trafficamente trafficata. Eh sì, perché siamo in periferia e stiamo andando al Santiago Bernabéu, lo stadio del Real Madrid. Oggi stadio, poi ritorniamo in centro a mangiare, poi andiamo a vedere un museo gratis, ovviamente, con la carta giovani italiana dai 18 ai 35 anni nell'app Io. Questo qui è un quadro di Picasso, praticamente rappresenta la città di Ghermida, che è stata bombardata da Franco Battiato, da quanto ho capito. Quindi sì. Giriamo ancora, facciamo 2 o 3 foto perché non ho fatta neanche una, e poi stasera alle 8 treno per un'altra città che sarà nel prossimo video di settimana prossima. Lo stadio comunque è enorme, il tour fare dentro costa 25 euro, ma non so quanto valga la pena perché è tutto in ristrutturazione. Avevo letto i fatti di questa cosa qua. Si dice che sarà lo stadio più tecnologico del mondo, boh, non mi interessa, io volevo la foto, ma non c'è neanche la scritta gigante Santiago Bernabéu. E anche oggi in Piazza Mayor con Nicolò che è arrivato Bocadillo de Calamares. Questo qua è meglio di quello dell'altra sera, contento di averlo preso, 4 euro, ci sta benissimo. Guardate che figata ste panchine di sti parchi, cioè tutti siedi, tac, tac, top da tenere sempre le gambe in movimento. Rivoluzionario, no esotico questo. 2 hours later. Si è fatto pomeriggio, orario aperitivo, ma niente aperitivo. Stiamo andando nella miglior cioccolateria di Madrid che si chiama San Ginés a provare i churros, questa specie di biscotti lunghi fritti da inzuppare nella cioccolata calda, oppure ci sono i borras che sono più grossi, più grandi. Non vedo l'ora di provarli perché io amo provare le cose tipiche qua. Muchas gracias. Mamma mia, non so tenere la roba in mano. Posso lasciare i miei nuggets dentro la tua cioccolata? Sì. Allora, questi sono i churros, i biscotti, boh, non so come sono fatti dentro, vediamo. Boh, strani, pensavo fossero più biscottosi. Questo si chiama borras. In totale tutto quanto 8,30 euro. Beh, sono un tirchio del cazzo, lo sapete, mi seguite per questo. Però per il cibo tipico lo faccio, anche buono. Assaggia il bananone però, voglio vedere il bananone io. Lasciami il video a sta parte. Voglio vedere il platano. Borras. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. È molto buono, merita molto. Buono? Provatelo, non fate i tirchi. Come me. Signori, inizia a fare freddino, si va verso la stazione a prendere il treno per la città del video di settimana prossima. Madrid, posso dire che a me è piaciuta veramente molto. Di sera molto meglio che di giorno, perché soprattutto nel periodo natalizio, che è alta stagione, rende veramente molto di più. Direi che stazione a Atocha organizzata molto bene, sembra un aeroporto. Io sono stanchissimo, non vedo l'ora di arrivare e andare a letto. Il video di oggi, ragazzi, termina qua. Noi ci vediamo settimana prossima con un'altra città spagnola. Personalmente quella che mi è piaciuta di più di tutte quelle che ho visitato. Like e iscrizione se non l'avete ancora fatto. Grazie per essere arrivati fino a questo punto del video. E come sempre un saluto, baci, abbracci e spuaci. Ciao!